telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi ripropongo un modello che già avete visto sul mio canale, la falabella, ma stavolta utilizzando un cordino molto particolare. Il risultato sarà questo. Vediamo appunto nel dettaglio tutto l'occorrente per poterla realizzare. Il kit per realizzare la nostra falabella pellicciosa è composto da 2 metri di catena, guardate che bella, poi una rocca di Inda e una rocca di Indafure della stessa ovviamente tonalità dell'Inda. Quindi io ho scelto il fucsia, ma il kit lo potete personalizzare con la tonalità che più vi piace. Una cosa importante è che il kit lo trovate su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, e dal 16 febbraio fino al 18 febbraio 2024 lo potete acquistare col 30% di sconto, quindi mi raccomando, affrettatevi. Poi, dando un'occhiata su gomitoli.com, trovate tantissimi filati in offerta, quindi è un'ottima occasione per andare a sbirciare. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Allora, la lavorazione di questa falabella è più o meno simile a quelle che avete già visto sul mio canale. La particolarità intanto è data dalla lavorazione in doppio del cordino Inda e del cordino Indafure, che come vedete ha questo effetto pelliccioso, e l'uncinetto che andrò ad utilizzare è il 4,5, un po' più grande del solito che utilizzo, perché appunto dobbiamo lavorare 2 cordini assieme. Quindi iniziamo intanto realizzando 13 catenelle, lavorando appunto questi 2 fili insieme. Partiamo con la prima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ed ecco le prime 13 catenelle realizzate. Adesso torniamo indietro sulla seconda e otterremo in questa maniera 12 punti bassi, che sarà il nostro punto di partenza. Quindi 2, 3, 4. Dovete fare un po' di attenzione perché col fatto che ha questo effetto potete magari avere difficoltà nel trovare il punto, però vedete qui è ben visibile la nostra catenella. Ricontiamo, vediamo dove siamo arrivate, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e l'ultimo punto 12. Ecco qui. Ve lo faccio vedere per bene, vedete, non ha importanza se i fili come capitano, perché appunto la particolarità della borsa appunto è dato da questo effetto. Adesso noi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, quindi siamo partite da 12 maglie, adesso a inizio giro e a fine giro andiamo a creare degli aumenti. Ora io vi faccio vedere un paio di giri così vi rendete conto. Comunque è molto facile. Allora, sulla prima maglia realizziamo il primo aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, e poi proseguiamo normalmente. Vedete? I punti si possono trovare facilmente, quindi non vi lasciate impressionare che sembra complicato perché ci sono tutti questi fili che escono, perché è veramente molto molto semplice.
E poi l'effetto finale vedrete che è molto particolare. Quindi stiamo arrivando alla fine e così a fine giro otterremo 14 punti. Ci siamo quasi. Vedete qua ancora mancano 2 maglie, quindi facciamo il penultimo. E adesso nell'ultima maglia andiamo a creare un aumento. Quindi il tempo che cerchiamo è esatto, eccolo qui, 1 e 2. E abbiamo quindi completato il primo giro. E si comincia a intravedere il fatto che bisogna allargarsi. Nelle precedenti falabelle che ho creato io facevo un giro con gli aumenti e il giro di ritorno senza, invece in questa faremo ogni giro gli aumenti a inizio e fine giro. Quindi catenella, voltiamo il lavoro e sempre sul primo punto andiamo a creare degli aumenti, quindi 2 punti nello stesso punto. E poi procediamo normalmente in questo modo fino ad arrivare all'ultimo punto dove andremo a fare appunto nuovamente i nostri aumenti. Si comincia, vedete, a intravedere la svasatura. Siamo partiti da 12 maglie, dobbiamo arrivare a 26, quindi procediamo, vi lascio proseguire da soli, quindi giri di andata e ritorno, tutti e due con aumenti, quindi ogni giro, ogni volta che voltate il lavoro, fate gli aumenti a inizio e a fine giro. Arriviamo a 26 maglie e vi farò vedere come proseguire. Ed eccoci arrivati ad avere quindi da questa parte 26 maglie basse. Siamo partite da 12 e tramite gli aumenti siamo arrivati a questo punto. Il pannello, questa qui misura 7 cm, invece come larghezza abbiamo raggiunto 19 cm. Adesso dobbiamo andare a creare il corpo borsa dritto. Niente di più facile perché adesso abbiamo 26 maglie, catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a creare una serie di righe, quindi senza più aumentare, per cui i nostri 26 punti rimarranno tali. Facciamo righe di andata e ritorno semplicemente così e raggiungiamo una lunghezza di circa 35, ma non dobbiamo contare questa. Oltre da questo punto in poi andiamo a contare 35 centimetri e poi ci rivediamo e vi faccio vedere come proseguire, perché poi rimarrà l'ultima parte per rifare questo pezzo al contrario. Quindi procediamo per gradi, ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto questa misura e poi vediamo il passaggio successivo. Ho completato quindi la prima parte del corpo borsa, vedete, ho iniziato da qui, ho creato in totale questa parte, quindi da appena inizia la parte dritta fino alla fine sono 38 cm, non 36, perché qui ho staccato 5 cm e 5 cm perché questa è la parte dove andrò poi a realizzare i laterali. Quindi abbiamo fatto questa parte, adesso siamo a 26 maglie come vi avevo detto, dobbiamo adesso fare in modo quindi di fare delle diminuzioni per arrivare al punto di partenza, ovvero 12 maglie. Quindi questo è il nostro ultimo giro, catenella, voltiamo il lavoro e adesso andiamo a creare delle diminuzioni a inizio e fine giro in righe di andata e ritorno finché non arriviamo ad avere 12 maglie. Quindi vedete? Quindi entro nel primo punto, estraggo e non chiudo, entro in quello successivo, estraggo e chiudo tutto insieme. E questo sarà la nostra prima diminuzione. Dobbiamo fare un po' di attenzione perché abbiamo tanti fili. Poi normalmente
Continuiamo con tutte, vedete, basta allargare e controlliamo, e poi andiamo a creare punti bassi normali in questo modo fino alla fine, e poi vi faccio vedere gli ultimi due punti, appunto la diminuzione a fine giro. Sono arrivata qui alla fine e se noi osserviamo bene sono rimasti gli ultimi due punti, quindi quello che abbiamo fatto all'inizio facciamo adesso, ovvero entriamo nel penultimo punto ed estraiamo e non chiudiamo, entriamo in quello successivo, estraiamo, vedete abbiamo 3 asole e chiudiamo tutto insieme e abbiamo creato la nostra diminuzione, quindi adesso ne avremo 24. Catenella, voltiamo il lavoro e nuovamente partiamo con la diminuzione, quindi questa è la catenella, non si lavora, quello successivo è il primo punto, quindi si entra e si estrae e non si chiude, si entra in quello successivo, si estrae e si chiude tutto insieme. E poi i punti, mi raccomando, contiamoli, così se abbiamo qualche dubbio di averne saltato qualcuno o di averne fatto uno in più, ce ne accorgiamo immediatamente. Quindi vi lascio proseguire, quindi completiamo pure questa parte che sarà esattamente come questa, arriviamo ad avere 12 maglie e poi vediamo come proseguire. Ed ecco il pannello completo, vedete? Ho fatto, questo è il finale e qui è da dove ho iniziato. Il pannello misura in questo momento 49 centimetri e 22 di larghezza. Dobbiamo ancora fare il giro di contorno. Io sto lasciando questi segnali, se così li possiamo dire, perché io sto delimitando questa parte, poi questa è dove dobbiamo attaccare i laterali che poi verranno eseguiti a parte e poi cuciti. Quindi adesso noi che cosa facciamo? Siamo arrivati a questo punto, aspettate che faccio gli ultimi due punti, l'ultima diminuzione. Adesso facciamo un giro di contorno, quindi negli angoli, quello che adesso farò qui lo dobbiamo fare in quest'altro angolo e in questi due. Ho fatto la diminuzione, quindi catenella e nello stesso punto vado a fare un altro punto basso. Poi, magari spostando un po' il nostro filo pelliccioso, ci andiamo a trovare un po' come facciamo con i cordini normali, ci andiamo a cercare i punti in questo modo e andiamo piano piano a creare il contorno, che comunque va a rifinire meglio e ci verrà anche più facile poi andare a cucire la catena tutta attorno, che è la cosa tipica della falabella. Vedete? Cerchiamo di fare un punto basso sotto ogni riga corrispondente, in questo modo. Sarà un po' più laborioso perché appunto c'è quel filo particolare, quindi vedete? Per cui facciamo tutto questo perimetro, quindi tutto, mi raccomando negli angoli catenella, punto basso, catenella e punto basso, e ci rivediamo per eseguire i laterali. Ho contornato quindi tutto il perimetro della nostra borsa, ho già realizzato un laterale che adesso vi spiego come va fatto. Vi dico intanto che il laterale completo di contorno misura 15 centimetri, che è esattamente questa parte qui, perché questo poi è il nostro spessore, quindi misura 15 centimetri, i giri di andata e ritorno sono 13. Adesso vi spiego esattamente come va fatto. Quindi prendiamo sempre i due filati insieme, cappiettino, e andiamo a realizzare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
si torna indietro sulla seconda catenella e così otterremo 5 maglie, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso, semplicissimo, catenella, voltiamo il lavoro e continuiamo ad eseguire delle righe di andata e ritorno, quindi un totale di 5 maglie e numeri di giri saranno 13. Finito il quale andiamo a creare il contorno, che è lo stesso che abbiamo creato nel nostro corpo borsa, e mi raccomando, negli angoli quello che abbiamo fatto quando vi ho spiegato qui, nello stesso punto, punto basso, catenella e punto basso in tutti e 4 gli angoli, e così otterremo 15 centimetri. E adesso, nel momento in cui andiamo a completare quindi anche questo laterale, vi spiegherò come cucirli. Eseguito anche l'altro laterale, li ho agganciati momentaneamente perché adesso li dobbiamo cucire al corpo borsa. La cucitura la faremo soltanto col cordino Inda, quindi non con quello pelliccioso, che ci verrà assolutamente più facile. Io cosa ho fatto? Mi sono agganciata, aspettate un attimo, ecco, da questa parte, mi sono agganciata all'interno con un nodino, poi tutti i fili ce li andiamo a nascondere. Io mi aggancio nel penultimo punto e vi faccio vedere. Adesso dobbiamo prendere tutte e 4 le asole del contorno, quindi mi aggancio esattamente dove abbiamo messo il segnapunti e tiro. Vado avanti, vedete, le 2 asole, anche se c'è il filo pelliccioso, lo andiamo comunque a trovare lo stesso. E andiamo così avanti e indietro in questo modo, perché poi così ci verrà anche più facile agganciare la catena, perché dopo questo passaggio dobbiamo agganciare tutta la catena attorno e praticamente poi la borsa è completa. Quindi vedete, facciamo così per tutto il perimetro, quindi faccio vedere ancora qualche punto. Voi dovete andare a cercare, vedete, qua sono tutte e 4, ma vi garantisco che forse così non si vede bene dal video, ma non sarà difficile, insomma, trovare queste 4 asoline. Per cui lo contorniamo tutto fino a qui, facciamo la stessa cosa da questa parte e ci rivediamo per farvi vedere come cucire tutta la catena. E abbiamo quasi completato il progetto, in quanto la borsa, quindi corpo borsa, è finito. Vedete? Allora, le misure finali sono 23 di altezza e anche di larghezza, è uguale. E la profondità, quindi, abbiamo ottenuto 6 cm. Adesso ci dobbiamo dedicare a contornare, quindi, la borsa con la catena, che appunto è la caratteristica, la particolarità di questo modello. Io al solito mi sono agganciata con un nodino qui, prendo la catena, quindi ho questi 2 metri di catena che non taglio, quindi cerco di agganciarmi quindi già all'inizio e faccio in questo modo. Quindi ci sono tanti metodi di cucitura, poi ognuno. Io intanto mi aggancio, così non faccio muovere il primo pezzettino, quindi il primo gancetto, e poi, vedete, mi vado a cercare dove c'è la cucitura, cercando di non fare imbrogliare tutti i fili. Poi, vedete, vado avanti e io mi aggancio in questa maniera. Poi ognuno può anche decidere di cucirle in modo diverso, ma io mi sono sempre trovata bene con questo metodo.
Quindi vado avanti e faccio così, tiro per bene, così la catena rimane ben fissa. Ovviamente solo con il cordino Inda, e vado avanti così per tutto il laterale che ci occorre. Quindi cosa facciamo? Faccio in questa maniera, poi giro, mi rigiro da questa parte e arrivo a questo punto qui. Arrivata a questo punto ci rivediamo, che vi dico esattamente quanta catena e vi faccio riagganciare, quindi vi faccio rivedere poi l'ultimo passaggio. Faccio vedere dove sono arrivata. Noi abbiamo iniziato da questa parte, quindi abbiamo creato tutta la cucitura, tutta nel bordo, poi arrivato qui, la catena non si stacca, abbiamo staccato soltanto il filo perché poi mi vado a riagganciare da questa parte, quindi senza staccare la catena mi sono lasciata circa 40 maglie, vedete, che corrispondono a circa 40 centimetri. Mi sono riagganciata da questa parte esattamente come abbiamo fatto da questa all'inizio e continuo la mia cucitura, quindi il filo lo stacchiamo ma la catena no, così rimane quanto più possibile tutta unica e si ricomincia con la cucitura come abbiamo visto prima, in questo modo. Quindi ci cerchiamo i punti bassi del contorno e ce la lavoriamo così. Completiamo pure tutto il laterale da questa parte. Qui possiamo nuovamente tagliare il filo, ma la catena ci prendiamo esattamente le maglie che abbiamo preso da questa parte, nel mio caso 40, e la andiamo ad agganciare, perché gli anelletti si possono aprire facilmente, e la andiamo a riagganciare qua. E la borsa è finita, quindi ci rivediamo non appena tutti i passaggi sono completati. Ed ecco la nostra falabella pellicciosa volta al termine. Io sarò di parte, però secondo me questo progetto è venuto veramente molto molto carino, sia grazie all'utilizzo del cordino Indafure, che è veramente uno spettacolo, ma anche a questa catena abbinata che la va a impreziosire maggiormente. Mi raccomando, il kit è in sconto da oggi 16 febbraio fino al 18 febbraio 2024, con lo sconto del 30% sul sito gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi. Vi lascio questo codice così lo inserite e lo potete appunto acquistare a questo prezzo molto particolare. Ma date un'occhiata a gomitoli.com, perché oltre quello che vi mostro oggi trovate tantissimi filati a dei prezzi veramente molto interessanti. Se c'è qualche passaggio, ve lo dico sempre, che non vi è chiaro, mandatemi un messaggio, e se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e attivando la campanella vi arriveranno le notifiche ogni qualvolta andrò a pubblicare un nuovo progetto. Quindi ci vediamo alla mia prossima creazione.